Sotto la notte ci arrobano. L'ultimamente mi hanno fatto la coppa. Ci siamo dovuti un attimo fermare con le riprese perché c'è stato un attimo di caos. Cazzo, è tosta anche per noi. Sono Maullu Daniele e ti porterò con me in viaggio alla scoperta dei migliori barbieri del mondo. Da nord a sud, da est a ovest, racconteremo le loro storie per farti conoscere meglio l'antica arte della barberia. Sei pronto per questo viaggio? Il Figaro Tour può cominciare. Figaro! Benvenuti a Napoli. Napoli, la città dove ogni strada è un palcoscenico, ogni vicolo racconta una storia e ogni sorriso è un'opera d'arte. Questa città abbraccia il cuore e l'anima, ma anche un lato oscuro. Io la Napoli bene la conosco poco, ho sempre vissuto la parte più popolare di questa città, ma io oggi non sono qui per fare il turista, sto solo aspettando che cali la notte, ho bisogno del buio per la storia di oggi. Sono qui per raccontarvi una città diversa, non la classica Napoli dei mille colori, della pizza e delle bellezze storiche, ma la Napoli degli invisibili, la realtà delle persone che sopravvivono ai margini della società e la storia di chi, a modo suo, cerca di aiutarli. Via Toledo dritto. Queste sere. Esatto. Io immagino che spesso e volentieri siano situazioni complesse, avete un approccio? Se sono napoletani uno ovviamente li prende in dialetto, amore, so, viene qua, fa bello, fai sentire al sicuro. Se sono ovviamente non di Napoli cerchi di essere sempre tranquillo e dargli ovviamente sicurezza che sei lì non per ricevere chissà cosa, ma semplicemente vuoi aiutarli. A un certo punto ci siamo chiesti cosa poteva essere Utile. rispetto al classico cibo, le coperte. Quello che pensavamo è che c'era bisogno di dare dignità a queste persone. Un taglio di capelli riesce a restituire quel momento di dignità, di pulizia, in modo tale da poter anche in un certo qual modo aiutare il reinserimento nella società di queste persone, perché è chiaro che se loro devono riprovarci, si devono rimettere in gioco, devono fare un colloquio di lavoro, è importantissimo anche che loro si presentino nel modo migliore. Siamo arrivati qua dove tutte quante le persone si sono un po' riparate, siamo in realtà sotto a un androne di un palazzo perché giustamente fa molto freddo e loro di notte hanno questo riparo. Perché ti chiami Ciro? Ciro perché mantengo le origini di Napoli. Ciro è un nome della nostra tradizione e in più è riconosciuto come Ciro Barbiere. Enzo, tu sei napoletano? Io come punticello va giù. Questa è qua? Sono la Sianna. La tua famiglia non ha mai provato a pigliare una volta. Ha provato. Lascia stare. Tengo 3 figli. Vedi? Non ne posso prendere. La prima da fare 17, la seconda da fare ha fatto 15 e l'ultima da fare 11. Sotto la notte ci arrobano. Io ci penso documenti, telefono, La notte vengono a rubare. Che te credi? Puoi fare qualche mestiere, Enzo? Come? Io sono autista. Il parente ti... Ho portato per 10 anni per pullman da verso piano. Per 10 anni. Però faccio cameriere, aiuto cuoco. Sì. A stagione ci faticato in un ristorante. Però il mio vero lavoro è l'autista. Ma proprio la faccia a te? Come tu, stracciami la faccia, fai che lo tu. Dal punto di vista umano, cosa ti danno questi incontri? Ti danno tanto, perché riesci a leggere negli occhi delle persone il vero senso di bisogno. E Zuccio Gatto. Mi chiamano tutti quanti, voglio della galleria. È un succio però un nome mio. Però comunque continui a rimanere qua. A Rovaco, ci mara una casa. Qualcuno riesce a trovare i soldi per prenderti nuove abilitazioni per le patenti, tu ritorneresti a lavorare sui campi? Dimmi, in corso, o piglia un braccio, guarda. Sai, sei tenuto. Grazie, va giù, si decoro proprio, va giù. Io so che tu hai una ragione forte per farlo. Cosa ti spinge a fare realmente questo? La motivazione che mi spinge realmente a questo, diciamo, nasce da qualche anno fa, dove portavamo con dei miei cari amici semplicemente i pasti
per queste persone, mettere la mia passione al servizio di chi ne ha bisogno è stata la prima, diciamo, spinta verso questa strada. Come ti chiami, Franco? Salvatore. Ci copriamo noi proprio perché iniziamo a fare pubblicità. Salvatore, come mai stai qua? Senza qui. Un massimo una manotta chiuso la faccia. Mi ha da 40 l'ora per poi. Ragazzi, è tosta anche per noi. Hanno delle storie difficili. Purtroppo la vita non è sempre in discesa e anche se uno si tende a fare al massimo, purtroppo ci sono tante variabili che te fregano. Sì. Questo è stato il Coppa d'Agenzia. Ero cucino, tenevo manca 3 mesi. Siamo stati a coltellare a 50 volte. Un copporaccio. L'ultima meta mi hanno coltellato il copporaccio. Sì, Icura. per quale motivo? Volevo una ruba. A rubare che cosa? E i panni, le scarpe. Poi non ci dimentichiamo che tagliare i capelli è un bisogno primario, un po' come mangiare e come bere. E oltre a questo, a chi vive in strada, cerchiamo di restituire una dignità a chi forse l'ha persa o la sta perdendo. Dimmi a fare pure con la lavoro che non è così, Salvatore. Ci siamo dovuti un attimo fermare con le riprese perché c'è stato un attimo di caos. I ragazzi pensavano che li stessimo riprendendo. In realtà certi di loro hanno proprio chiesto di non essere ripresi perché potrebbero essere riconosciuti dalle loro famiglie e noi chiaramente abbiamo spento tutto quanto, però insomma si era creato un po' di scompiglio, però insomma tutto a posto. Da quanto che faccio questa cosa? Dal 2022. Come ti è venuto? Come è iniziato? Proprio il giorno che tu hai deciso? Che fa questo da 10 anni presso un'associazione, diciamo, amichevole. Un giorno mi fa: perché non vieni? Consegniamo i pasti in oretta e andiamo a cena fuori. E io mi rendevo conto che beccavi anche ragazzi di colore strafighi che dicevo: cazzo, un taglio del genere a quello ci starebbe da Dio. E quindi avevo immaginato sta cosa. Poi siamo andati a cena e stesso io ho detto: ma perché non lo facciamo però col volto coperto per non farci pubblicità? Altrimenti sarebbe semplice, no? Certo. Quindi così è nata. Voi 4 quanti siete? Volete aprire una cosa di tosare i capelli? O Io ce l'ho già il negozio, capito? Dopo di giorno stai in giro comunque. No, ce l'ho libero io. 3 settimane di lavoro, vado a terre la legna vicino a Roma. Alla foresta. Speriamo che ce l'hai la mano non pesante da crescermi più subito. Sicuramente ti cresce meglio. Perché? È perché è il mio lavoro da 20 anni. Questo non sa se compra niente. Vuoi avere il lavoro da 50 anni. Per Napoli. È vero, stai costa? Vai. È una cosa per dire, per qualcosa di più. Fai la finta che fai. Ciro, che cosa vorresti accadesse in futuro e qual è il tuo obiettivo? Dal futuro mi aspetto tante cose belle, ragazzi. Mi aspetto che in ogni città d'Italia, in ogni città del mondo, magari posso un giorno vedere qualcuno che sta facendo quello che stiamo realizzando adesso noi, replicarci, riuscire a recuperare anche un van dove all'interno ci mettiamo un lavabo per lavare i capelli, per completare il discorso di dignità e di identità soprattutto. C'è un mondo attorno a noi che noi non vediamo, cerchiamo semplicemente con un gesto molto basico, semplice, naturale, ma anche intimo, di entrare in contatto con queste persone, di provare ad aiutarli, a spingerli a cercare un'altra possibilità, a farsi dare un'altra possibilità. E sembra magari scontato, però ogni giorno quando noi ci guardiamo allo specchio, il come ci vediamo, può cambiarci la giornata, può renderci più sicuri di noi stessi e può farci riuscire. E questo non perché l'apparenza sia importante, ma perché serve anche quella in questo mondo. I senza tetto rappresentano uno degli aspetti più tristi e dolorosi della nostra società. Sono persone che, pur vivendo tra noi, spesso diventano invisibili.
Passiamo accanto a loro ogni giorno, distratti dalla frenesia della città, senza notare i loro sguardi, le loro mani tese o le coperte logore che li riparano dal freddo. Eppure, dietro ogni volto c'è una storia di perdita, di sofferenza e talvolta speranza. Quando li vediamo come invisibili, ci distacchiamo dalla realtà e perdiamo l'opportunità di fare un gesto di solidarietà, di ricordare che il valore di una società si misura anche da come tratta chi è rimasto indietro. Da piccolo sono stato sfrattato così tante volte che ormai ho perso il conto, ma ogni volta ricordo la tensione e la preoccupazione. Eppure, all'ultimo istante, papà trovava una soluzione. Ciro, con la sua missione, ci ricorda che basta un piccolo gesto per fare la differenza, per ridare dignità a chi è meno fortunato. Per me, Ciro è un vero eroe.